Benvenuti in questo nuovo modulo. Mi chiamo Vittoriana Rosavio e vi presenterò i principi di allestimento di ambienti centrati sullo studente. Faremo riferimento alla scuola secondaria di primo grado, ma i principi che tratteremo in questa lezione valgono per qualsiasi tipo di scuola di ogni ordine e grado. In questa video lezione analizzeremo quindi i principi base per una scuola accogliente e inclusiva, che possa garantire una piena partecipazione ed un reale coinvolgimento di tutti gli studenti, ponendo attenzione al concetto di apprendimento e insegnamento centrato sullo studente. Benessere, spazi e pedagogia possono essere considerati tre grandi assi rispetto ai quali le scuole impegnano le loro energie per garantire la qualità della vita scolastica e degli apprendimenti. Visualizzare le opportunità di cambiamento che hanno gli spazi in funzione della didattica e del benessere favorisce lo sviluppo globale dei bambini e dei giovani e genera un ambiente di lavoro soddisfacente per tutti gli attori della scuola. I principi a cui faremo riferimento riguardano l'accoglienza, la comunicazione, la diversità, la cooperazione, il movimento e la responsabilità. La scuola è intesa come luogo accogliente e in questo compito coinvolge gli studenti stessi. Sono infatti importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere una partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti, proprio per condividere un progetto educativo condiviso. Allargare i confini della scuola per promuovere un senso di appartenenza, predisponendo quindi di spazi personalizzati e accessibili dove gli studenti e gli insegnanti possono riporre gli oggetti personali, un ambiente accogliente e curato nelle zone di ingresso ed uscita, punti di accoglienza di tutta la comunità educativa e punto di contatto con la comunità esterna. Accoglienza significa anche ospitalità. Una scuola accogliente è aperta alla comunità, con attività fuori orario scolastico, biblioteche e altro, diventando così un polo culturale e un centro di apprendimento. Diventa un luogo in cui sentirsi accolti come a casa, prevedendo spazi dove socializzare, zone relax e zone accoglienza. Lo spazio fisico ha un elevato ruolo comunicativo, ha il potere di rispecchiare le idee, i valori, gli atteggiamenti e le culture delle persone che lo abitano. Una scuola che comunica in questo senso mette a disposizione delle aree dedicate che possono essere popolate dai prodotti degli studenti e degli insegnanti. Quindi un ambiente che comunica prevede spazi di incontro essenziali per la comunicazione tra le persone, dispone di luoghi e di risorse per condividere idee e artefatti, configurandosi come spazio creativo innovativo. È attento alle condizioni acustiche essenziali per una buona comunicazione. Facilita la comunicazione visiva tra diversi spazi per promuovere la conoscenza di ciò che sta accadendo intorno a chi vive quello spazio. Dispone di arredi che consentono alle persone di guardarsi negli occhi in modo tale che possano comunicare meglio. Sfrutta la tecnologia in modo adeguato e consapevole e utilizza tutte le superfici della scuola per stimolare la creatività. Pareti, pavimenti possono essere usati ad esempio come superfici per comunicare, scrivere. La cooperazione. La cooperazione promuove lo scambio di prospettive e lo sviluppo di diverse attività sociali, cognitive e personali, come ad esempio il negoziare, il condividere, il guidare. I metodi cooperativi sono adatti a tutti gli studenti perché possono valorizzare le caratteristiche di ciascuno. La capacità di collaborare efficacemente con gli altri è una competenza chiave che tutti gli studenti devono sviluppare e ciò comporta un allestimento flessibile che consenta diverse configurazioni e anche l'utilizzo di diverse tecnologie come lavande, schermi interattivi, sistemi di partecipazione dei discenti, dispositivi mobili, software di gestione delle classi e tanto altro. Tutto questo per migliorare l'interattività, la cooperazione e la partecipazione degli studenti. Un ambiente che promuova quindi una cultura cooperativa prevede un'organizzazione degli spazi che facilita l'incontro dei diversi gruppi di persone che costituiscono la comunità educativa. Include luoghi di co-insegnamento in cui diversi insegnanti lavorano con gruppi di studenti nello stesso spazio. È aperto verso l'esterno, si pone come centro culturale di aggregazione con il territorio e condivide i suoi spazi. Facilita la collaborazione tra i docenti, che trovano in essa luoghi adatti in cui incontrarsi, progettare in modo condiviso, aggiornarsi, studiare per fare della scuola un luogo di ricerca e approfondimento professionale.
Si interconnette anche con gli ambienti di apprendimento informale ed estende lo spazio di apprendimento oltre i suoi confini. Musei, biblioteche, teatro, università, natura, bosco, parchi, tutto questo in un'ottica di place-based learning. Dispone di arredi che supportano la cooperazione tra gli studenti, tavoli con superfici ampie, banchi modulari da aggregare sulla base delle diverse attività e del numero di studenti, superfici interattivi, sistemi di comunicazione per avviare progetti con scuole anche lontane e tanto altro. Valorizza i luoghi di incontro della comunità scolastica attraverso le agorà, per svolgere quindi incontri formali e informali di cooperazione e socializzazione. Una scuola che promuove, che sia quindi accogliente e comunicativa, utilizza colori caldi, la profusione di luce naturale che favorisce il benessere fisico e mentale ed anche l'orientamento spaziale. Offre zone di relax e conversazione, integrando il tutto con tecnologie, in modo da favorire un reale coinvolgimento degli studenti. Per quanto riguarda la diversità, essa richiede un ambiente sicuro e arricchente che rifletta sulle differenze individuali di ogni studente nei bisogni formativi e nelle altre situazioni educative. Oltre alla classe, concepita come spazio di gruppo flessibile e facilmente adattabile alle esigenze educative, gli ambienti fuori dalla classe e dall'edificio assumono un carattere specifico per accogliere attività diversificate, con arredi morbidi, angoli studio, dispositivi portatili con cuffie, giochi, biblioteche. Tutto questo rappresenta opportunità per gli studenti che possono svolgere lavori scolastici in modo indipendenti secondo il loro ritmo. Un ambiente attento alle diversità quindi offre materiali e risorse che promuovono l'autonomia e la sperimentazione sia nelle aule sia negli spazi comuni della scuola. Dispone di luoghi di incontro per famiglie, di giardini, di spazi per la sperimentazione. È pensato e organizzato per consentire e supportare le attività di apprendimento diversificate, il multiple learning setting. Diversifica gli ambienti dentro e fuori dalla classe e dall'edificio in base al loro valore simbolico e funzionale. Promuove in ogni suo luogo la creatività. Presenta superfici e pareti che promuovono approcci e tratti culturali diversi. Il movimento, ci sono molti modi per interpretare il ruolo del movimento nello spazio in un contesto di apprendimento. Il movimento può essere abbinato al concetto di ginnastica, sport, motricità, educazione motoria. L'aula è il luogo in cui si richiede all'alunno di mantenere forzatamente una posizione fissa e composta per esigenze di disciplina e controllo. Comprendere e rispettare una visione diversa della corporeità significa accettare il movimento nell'ambiente della didattica quotidiana e accogliere quindi l'alunno come individuo dinamico e non come elemento statico. Alunni coinvolti in percorsi di didattica attiva sono continuamente alle prese con attività di cui sono protagonisti e che portano loro a confrontarsi con gli altri, sperimentare, esplorare, verificare, analizzare e hanno dunque la necessità di spostarsi, di muoversi. Un ambiente che valorizza il movimento prevede arredi adeguati per le diverse posizioni del corpo, in piedi, seduto, sdraiato, in movimento, in grado di garantire soluzioni ergonomiche secondarie alla necessità di movimento del corpo. Allestisce setting didattici che permettono il movimento degli alunni all'interno dell'ambiente di apprendimento, in base alle attività che devono svolgere e alle modalità di interazione. Rispetta le esigenze del corpo anche relativamente alla possibilità di rilassarsi all'interno e all'esterno dell'edificio, in diversi momenti della giornata scolastica. Personalizza gli apprendimenti anche attraverso la predisposizione di ambienti che vanno incontro a diversi bisogni e ritmi di lavoro degli studenti e sono in grado quindi di accogliere e valorizzare diversi stili di apprendimento. Quindi un ambiente che scardina le regole e crea quindi una didattica fluida con una responsabilizzazione del singolo richiede un maggiore sforzo di civiltà. Una scuola che scardina i suoi spazi ha un rapporto diverso con gli ambienti e obbliga a diverse regole di convivenza sociale. Autonomia e responsabilità sono competenze che si esprimono anche nel saper agire nello spazio e in un contesto di relazioni sempre aperte. Un ambiente che valorizza l'autonomia in un'ottica di responsabilità prevede luoghi, oggetti, materiali, strumenti organizzati in modo tale che abilitano certi comportamenti. Esplicita chiaramente le norme di convivenza, ciò riguarda sia le norme legate all'uso degli spazi comuni nella vita quotidiana e nella scuola, sia norme relative all'uso di spazi, tempi, materiali durante le attività didattiche.
Insegna a vivere i luoghi nel rispetto delle loro peculiarità per sentirsi a proprio agio. Usa strategie di monitoraggio delle attività senza per questo limitare la libertà e la creatività dello studente. In poche parole, promuovere una scuola che sia accogliente, comunicativa, cooperativa, che rispetti la diversità e le esigenze di movimento, mettendo quindi l'alunno nelle condizioni di assumere una responsabilità, di assumersi la responsabilità e l'autonomia nel gestire il suo processo di apprendimento centrato sulle sue esigenze. È questo che che noi vogliamo, ecco, in questa video lezione. Per questo è fondamentale rispettare questi principi. Grazie per l'attenzione.